C'è qualche cosa che non quadra. Ma è tutto tondo. Ma non sentite tutta l'ingiustizia di questo vetro che ci divide? Su, avvicinatevi ancora di più, ancora più vicino. Bentornati in soffitta e benvenuti a una nuova puntata del podcast dedicato alle bellissime protagoniste della commedia sexy all'italiana. E che protagonista quella di oggi, una vera bomba di sensualità e simpatia, un'attrice che io definirei giunonica. Sto parlando naturalmente della fantastica Carmen Russo. Carmen Russo! Nell'universo del cinema italiano, poche figure hanno incarnato l'essenza della commedia sexy all'italiana come Carmen Russo. Questa icona del cinema italiano è nata a Genova il 3 ottobre del 1959 e oggi ha superato la soglia dei 60 anni. Carmen Russo è un nome che evoca immediatamente immagini della scena cinematografica italiana degli anni '80 e il suo talento e la sua personalità affascinante continuano a brillare nelle trasmissioni televisive contemporanee. Scopriamo insieme la sua storia e il suo contributo alla cultura pop italiana. Se ti sei perso una puntata del podcast, non disperare, la puoi recuperare nella playlist dedicata. Ti lascio il link nella descrizione del video. Se non sei ancora iscritto alla soffitta, iscriviti per rimanere sempre sintonizzato sui miei contenuti, perché, mi pare proprio il caso di dirlo, ne vedremo delle belle. Belle, bellissime, come la nostra Carmen Russo. Mi scuso anticipatamente se in questo podcast sarò magari un po' riassuntivo, ma la carriera di Carmen Russo è veramente vasta ed eclettica. Sempre presente sulla scena nazionale e internazionale, la nostra Carmen ha affascinato generazioni di spettatori con il suo talento e il suo fisico mozzafiato. Quindi non starò a dilungarmi troppo, ma voglio omaggiare questa grande star accompagnandovi nei punti più salienti della sua carriera. Iniziamo dai suoi primi passi nel mondo dello spettacolo. Fin dalla giovane età, Carmen ha coltivato una passione per la danza classica. Questa passione ha gettato le basi per la sua futura carriera nel mondo dello spettacolo. Negli anni 70, giovanissima, ha fatto il suo ingresso come modella, partecipando anche a importanti concorsi di bellezza in Italia, tra cui Miss Italia, dove ha fatto la sua comparsa nel 1973, 1974 e 1976. Aiutata sicuramente dalla sua avvenente presenza scenica e dal suo corpo da maggiorata, Carmen ha iniziato a ottenere ruoli cinematografici nella seconda metà degli anni 70 e nei primi anni 80. Oltre alla commedia sexy all'italiana, ha lavorato in diversi generi, tra cui l'horror, il poliziottesco e naturalmente gli erotici, nei film di quest'ultimo filone con lo pseudonimo di Carmen Bizet. Tra i suoi film vi è anche un'apparizione non accreditata in La città delle donne di Federico Fellini. Ottiene una grande visibilità fra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80 partecipando alle commedie sexy all'italiana come Mia moglie torna a scuola, giovani, belle, probabilmente ricche e soprattutto il divertentissimo Paolo Roberto Cotechigno, centravanti di sfondamento, accanto ad attori come Renzo Montagnani, Alvaro Vitali e Lino Banfi. È un mano ed ossa. E ora mi faccio la doccia. E ora ti faccio lavaggio e ingrassaggio. E per la gioia dei fans posa inoltre per servizi di nudo integrale su riviste come Playboy, l'edizione italiana e Playman. Gli anni 80 sono stati fondamentali per la carriera di Carmen Russo. È stata la regina di molte commedie sexy all'italiana e i suoi film hanno catturato l'immaginazione del pubblico italiano contribuendo a definire l'epoca della commedia sexy. Ma il vero punto di svolta nella carriera di Carmen Russo è arrivato con la televisione. Da ottobre del 1983 a giugno del 1984, con l'esaurirsi del filone della commedia al cinema, diventa un volto popolare presso il pubblico televisivo, prendendo parte alla prima edizione del varietà comico Drive-In, trasmesso da Italia 1. Dove interpreta tra gli altri il ruolo della cassiera e si esibisce in numerosi balletti e nella sigla finale del programma. Nello stesso periodo è protagonista indimenticabile di alcuni spot pubblicitari delle caramelle Morositas. Basta, me le guardano tutti. Adesso le nascondo, le mie morositas. A questo proposito, scrivimi in un commento se te le ricordi anche tu e se il video ti sta piacendo non dimenticare di farmelo sapere con un like.
È proprio durante il periodo di drive-in che Carmen ha incontrato il ballerino e coreografo Enzo Paolo Turchi, che sarebbe poi diventato suo marito nel 1987. Quella di Carmen ed Enzo è una delle storie più longeve della televisione, anche se non priva di alti e bassi. Di recente, la coppia, che ha superato anche la prova del Grande Fratello VIP, a cui ha partecipato Carmen nella scorsa edizione restando in casa per mesi, è finita al centro del gossip. Alcune voci di corridoio, infatti, hanno parlato di una presunta crisi tra Enzo Paolo e Carmen, crisi che però non c'è e che ha portato la Russo a smentire tutto in un'intervista. Gli anni 90 hanno visto Carmen Russo consolidare ulteriormente la sua presenza nel mondo dello spettacolo italiano. Ha partecipato a numerosi programmi televisivi di successo come Domenica In, Risatissima e Grand Hotel, dimostrando la sua versatilità nell'intrattenimento. Ha anche intrapreso una nuova avventura come valletta e ballerina. La sua carriera televisiva ha attraversato confini nazionali quando ha lavorato in Spagna conducendo programmi come VIP Noce. Tuttavia Carmen Russo ha continuato a fare incursioni in programmi italiani, tra cui Notte Italiana e Stelle sull'acqua. Carmen Russo ha dimostrato di essere intramontabile quando è tornata alla ribalta nel 2003 con il programma Stupido Hotel su Rai 2, ma è stato il suo coinvolgimento nel reality show a catturare l'attenzione del pubblico contemporaneo. Ha partecipato alla prima edizione dell'Isola dei Famosi nel 2003 e nel 2006 ha vinto l'edizione spagnola dello stesso reality. Nel 2013 la vita di Carmen è stata arricchita da un evento personale significativo che ha lasciato tutti senza parole. Nell'ottobre del 2012, all'età di 53 anni, dichiara di aspettare un figlio e afferma, anche con riferimento a suo marito Enzo Paolo Turchi: "Potevamo farlo prima, ma non giudicateci". Così, il 14 febbraio, nel giorno di San Valentino, nasce la prima figlia della coppia, Maria. Questa gioia ha completato il suo sogno di diventare madre e ha aggiunto una nuova dimensione alla sua vita. Negli ultimi anni Carmen Russo è apparsa come opinionista in vari programmi televisivi e ha partecipato alla seconda edizione del reality show Grande Fratello VIP. La sua carriera è rimasta variegata e ricca di esperienze, dimostrando che l'attrice showgirl italiana ha ancora molto da offrire. In conclusione, la bellissima Carmen Russo è un'icona indiscussa della cultura pop italiana. La sua carriera eclettica, che spazia dal cinema alla televisione ai reality show, riflette i cambiamenti culturali e sociali dell'Italia dagli anni 70 in poi. La commedia sexy all'italiana, genere del quale ha lasciato un'impronta indelebile, ha incarnato il desiderio di esplorare la sessualità e il corpo in un'epoca di apertura e trasformazione sociale. Ma la vera ricchezza della sua vita non si trova solo nei riflettori sul palcoscenico. La nascita di sua figlia Maria nel 2013 ha aggiunto un nuovo capitolo di felicità e realizzazione alla sua storia. Essere madre a un'età più matura è stata una sfida, ma anche un dono prezioso che ha portato gioia e significato alla sua vita. Così, mentre guardiamo indietro alla sua straordinaria carriera e alla sua vita personale, non possiamo fare a meno di ammirare la sua forza interiore e il suo talento. Carmen Russo è e rimarrà per sempre una leggenda dello spettacolo italiano, una donna che ha ballato al ritmo della sua vita con grazia e passione, conquistando il cuore di un'intera nazione, e cliccando sul video qui accanto potrai scoprire che cos'è successo a quest'altra indimenticabile attrice.